a bordo di una BMW 330ci E46 del 1999, ennesima vettura datami in prova da Autofficina Bertaia Martino. Come vi raccontavo nei video con E30 ed E36, Martino stravolge e ricompone minuziosamente ogni sua vettura. Questa E46 nasce come 320C nel 99, mentre la 330 debuttò effettivamente nel 2000. Quindi la scocca è del 99, mentre tutto il resto arriva sia dalla 330C che dall'M3. Monta dunque il 6 cilindri in linea M54 B30, propulsore 3 litri che eroga 231 cavalli e 300 Nm di coppia massima. Ho già avuto modo in passato di godermi l'urlo di questo 6 cilindri sulla Z3 di prima generazione. Chiaro, su una a 2 posti secchi col tetto abbassato è tutt'altra storia. Ad ogni modo, quando si porta in alto il contagiri è pura libidine. A gestire l'erogazione del B30 c'è il classico cambio manuale a 5 rapporti. Relativamente corte le prime 2 marce, mentre si allunga tantissimo con la terza e la quarta, complice l'assenza della sovralimentazione e la buona coppia già ai bassi giri. Non costringe mai a tantissime cambiate, cosa che personalmente gradisco soprattutto nella guida quotidiana. La trazione è al posteriore, l'integrale all'epoca arrivò opzionale per l'E46 proprio con l'avvento della 330C. Si scompone pochissimo, qualche leggero sovrasterzo quando si affonda in seconda, nulla di ingestibile ad ogni modo, anzi in questi dettagli si apprezza la reale anima di quest'auto, con un peso vuoto ancora umano di poco inferiore ai 1500 kg. La serie E46 venne messa in cantiere nel 93, quando l'E36 andava ancora a gonfie vele. Passate le redini del progetto a Chris Bangle, l'idea era quella di non stravolgere le generazioni precedenti, disegnate da Klaus Lütte, evitando al tempo stesso una semplice riedizione della serie uscente. I punti cardinali anche per l'E46 furono maggior spazio interno e sicurezza da migliorare, visti i crash test impietosi degli anni precedenti. A rendere tutto complicato fu la valutazione del marco tedesco, che poteva far lievitare i costi di produzione e rovinare l'export del nuovo modello in quei paesi con la moneta più debole. Come da tradizione fu disponibile in molti tagli di potenza e tipologie di carrozzeria, un successo come di consueto per la serie 3. Nonostante stia guidando la più potente a listino, si tratta pur sempre della più potente tra le comuni mortali. Impossibile non pensare ad una delle M3 più iconiche della storia, micidiali col 3 litri e 2 da 343 cavalli, 360 sulla CSL, fino all'inavvicinabile GTR col V8 aspirato che tutti noi abbiamo fatto galoppare su Need for Speed Most Wanted, e se non l'avete fatto vedete di recuperare. Il design volle segnare un'evoluzione rispetto alle precedenti serie, abbracciando le linee proposte con la serie 5 E39. Forme più arrotondate sia per il corpo vettura che per la componentistica, come i gruppi ottici o il doppio rene. Morbida anche la fiancata con un passaruota leggermente bombati, fino al posteriore col montante a gomito e lo spoiler accennato. La coupé in prova oggi è un allestimento sobrio, cerchi BBS style da 18 e niente più. L'abitacolo è globalmente più spazioso, ovvero davanti il gruppo plancia cruscotto perde leggermente l'effetto cockpit, raccordandosi uniformemente con il resto della zona anteriore. Strumentazione e comandi sono stati riprogettati
per massimizzare l'ergonomia ed è stato introdotto il nuovo volante a 3 razze multifunzione. Questa è cattivella sotto. Provando in successione E30, E36 ed E46 è palpabile il progresso tra le varie generazioni nei 12 anni che intercorrono tra loro. Via via è sempre più piazzata, più pesante, in una sola parola, moderna. E moderno non sempre è sinonimo di buono. Vero, da una parte è molto più comoda, facile da guidare, ha uno sterzo leggerissimo, è affidabile sulle lunghe distanze e driver friendly, ma dall'altra perde in fascino ed originalità, omologandosi a pratica vettura di fascia medio-alta. La salvano le declinazioni più selvagge sfornate dalla divisione M. Per farla breve, con le 30 ti senti parte centrale della guida e non un autista qualunque, ti leghi in qualche modo alla vettura, ti senti figo insomma. Qui se non è l'M3 non ti sentirai mai figo su un E46 normali. Una 330C E46 si trova in condizioni accettabili da 13.000 euro fino a 20.000 per quelle tenute meglio. Come consiglio sempre in casi come questi, non fissatevi sulla motorizzazione, alla fine si può swappare. E tanti cari saluti! Per l'M3 invece occorrono almeno 27.000 euro per degli esemplari con moltissimi chilometri e spesso in versione cabriolet, non la migliore. Mentre per averne una immacolata si arriva a spendere oltre 40.000 euro. La cifra è impegnativa, ma mai tanto impegnativa quanto i 160.000 euro per l'unica CSL in vendita in Italia. Come tante altre versioni sportive sono diventati oggetti di culto, hanno prezzi proibitivi, ma almeno sono iscrivibili ASI, quindi non si paga granché di tasse. Ste macchine. È un'auto che va guidata su percorsi lunghi e isolati per capirla, per sentirla effettivamente al meglio delle sue possibilità. Sulle strade di tutti i giorni già è aspirata, quindi gira molto alta, però quando la si porta nel suo habitat con le condizioni ideali è una goduria, soprattutto se si libera un pochettino lo scarico. La BMW 330C E46 è una sfiziosa coupé con un 6 cilindri in linea che chiede solo di macinare chilometri. Niente rabbia, cattiveria o prestazioni da sportiva, solo piacere di guida e comodità. Nonostante la cubatura e per l'epoca la generosa cavalleria, è una vettura che si deve guidare tanto e a lungo, disegnata per l'autobahn, non per i track day, e a me sta benissimo così.